Nuovo aggiornamento di calciomercato Inter nel giorno in cui si attende l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Bonnì. L'Inter si sta preparando ad una serie di cessioni che serviranno intanto a liberare spazio in rosa, ma soprattutto a finanziare poi quelli che saranno gli ultimi acquisti di un'estate che si preannuncia ancora molto movimentata e molto calda. Ci sono delle notizie che stanno circolando su Denzel Dumfries su cui dobbiamo fare chiarezza, però con delle cose che abbiamo saputo nelle scorse ore. Ci sono poi 5 giocatori che l'Inter cercherà di piazzare subito, cercherà di vendere immediatamente e urgentemente, più un altro nome da tenere d'occhio e ovviamente la situazione relativa ad Hakan Çalhanoğlu di cui torneremo a parlare in questo contenuto di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno e continuate a supportare il nostro progetto che cresce sempre di più. Chi sono questi giocatori in uscita che l'Inter vuole piazzare prima possibile? Il primo è Sebastiano Esposito, da cui si puntava ad ottenere una decina di milioni di euro dalla sua vendita, ma considerando il contratto in scadenza tra un anno, nel 2026, le cifre saranno inevitabilmente inferiori. Buchanan poi può avere ancora mercato dopo essersi rilanciato in nazionale ed è in uscita dall'Inter, così come è in uscita Mehdi Taremi, con la gente che è molto attivo, sta sondando il mercato turco, ma anche in Inghilterra qualche voce, qualcosina si è mosso e si entrerà nel vivo adesso in questa fase. Aslani, nonostante un buon mondiale, non è più un under nella lista Serie A, quindi torna ad occupare uno slot, non ha convinto pienamente, non ha fatto quel salto di qualità ed è un giocatore che ha un po' di mercato e quindi potrebbe essere utilizzato anche come possibile pedina di scambio, per esempio per Ederson con l'Atalanta, di cui torneremo a parlare tra poco. C'è poi anche quel Tomas Palacios che Kivu al mondiale non ha nemmeno fatto affacciare al campo, sembra veramente un oggetto misterioso ad un anno dal suo acquisto, che ha sollevato e continua a sollevare tanti dubbi, e anche lui comunque ha un po' di mercato, anche prima dell'arrivo dell'Inter aveva del mercato che potrebbe portare qualcosina nelle casse dell'Inter, che cercherà di ottenere 18-20 milioni di euro circa da queste 5 cessioni, potrebbe essere un po' l'obiettivo minimo, ecco, a cui ambire da queste cessioni, cifra a cui poi si può aggiungere la situazione di Aleksandar Stankovic, che è differente rispetto a quella che abbiamo alle situazioni che abbiamo appena nominato, perché su Aleksandar Stankovic si è mosso molto forte il Club Brugge, che sta cedendo Yashari per circa 35 milioni. Secondo un po' le ultime indiscrezioni, l'Inter potrebbe accettare sui 10-12 milioni di euro circa per Aleksandar Stankovic, a patto però che possa mantenere la possibilità di riacquistare il giocatore, cioè l'Inter vorrebbe mantenersi un'opzione di riacquisto, un po' come ha fatto il Real Madrid con Nico Pass e con il Como, un po' come ha fatto anche l'Inter con altre operazioni nel recente passato. Quindi l'Inter sembra non voler perdere il controllo del giocatore a meno di offerte veramente molto alte, vuole cercare di mandarlo in alta società per farlo valorizzare ulteriormente, valutare poi il ritorno all'Inter magari tra un anno, e quindi nell'immediato si garantirebbe un tesoretto che verrebbe poi utilizzato per questo mercato qua. Un mercato in cui poi devono essere aperti alcuni capitoli piuttosto spinosi o quantomeno da tener d'occhio, ecco, perché in primis, come dicevo, bisogna fare un chiarimento sulla notizia che sta circolando in relazione a Denzel Dumfries. Su Dumfries è spuntata questa notizia, io non lo sapevo e lo sapevano in pochi. Nelle scorse ore è stata rivelata l'esistenza di una clausola rescissoria nel contratto di Denzel Dumfries, che sarebbe anche nel mirino del Barcellona secondo alcuni, e soprattutto starebbe cambiando agente. Tutti segnali che potrebbero far presagire un potenziale addio. Su questo il mio collega e amico Raffaele Amato per me è uno dei più affidabili e su questa notizia soprattutto è ben informato, visto che a maggio scorso aveva già era stato il primo a parlare dei problemi di Dumfries con la propria agenzia con cui lavora dopo aver lasciato la Pimenta. Quindi negli ultimi anni Dumfries sta cambiando agente frequentemente, e il nostro collega Raffaele Amato scrive sul suo profilo: c'è una causa in corso tra Dumfries e la sua vecchia agenzia, la Wasserman, quindi è in corso una causa appunto. Il papà resta il vero agente, con Jorge Mendes, procuratore molto potente, molto importante, che gravita attorno, ma non è l'unico, quindi ci sono degli agenti che si stanno muovendo per lavorare insieme al papà, che resta il vero agente di Denzel Dumfries. La clausola è da 25 milioni se pagata entro il 5 luglio, quindi se pagata entro le prossime 48 ore sostanzialmente, sale a
28 milioni di euro entro il 10 luglio e arriva poi a 30 milioni di euro entro il 15 luglio sempre. Quindi entro la metà di luglio si può attivare questa clausola rescissoria che altrimenti poi si disinnesca e si sale da 25 a 28, 30 milioni. Queste sono le cifre quindi che hanno suscitato anche un po' di commenti sui social da quello che leggevo in queste ore. Tre cose da dire su questa clausola, su questa notizia. Allora, in primis la clausola rescissoria, lo ricordiamo, va pagata in un'unica soluzione, non puoi rateizzarla, quindi devi mettere 25 milioni di euro sul piatto immediatamente nelle prossime 48 ore, oppure 28 milioni entro il 10, oppure 30 milioni entro il 15 luglio. Non sono molti i club che possono permettersi di farlo, perché anche le società più ricche, anche i Manchester City, Arsenal, Real Madrid, eccetera, rateizzano gli acquisti comunque, quindi i club che possono mettere 25, 28 o 30 milioni subito sul piatto e contestualmente che hanno bisogno di un giocatore come Dumfries, perché per esempio un Real Madrid che ha Alexander-Arnold o altre società che hanno già giocatori, si riduce la cerchia delle squadre che quindi possono attivare questa clausola e prendersi Dumfries. Diciamo che, seconda cosa, questa cosa comunque non esclude che società interessanti possano venire a trattare anche dopo la scadenza della clausola, questo non si può escludere. Terza cosa, molti stanno dicendo: perché mettere una clausola rescissoria così bassa oggettivamente? Se paghi Luis Enrique 25, Dumfries dopo la stagione che ha fatto 25 milioni sono pochi, giustamente in tanti fanno notare. Ricordiamo sempre che la clausola è un compromesso, cioè un anno fa, quando gran parte del mondo interista avrebbe voluto vendere Dumfries, se non addirittura regalarlo, il giocatore Denzel Dumfries era in scadenza di contratto al 30 giugno 2025, 3 giorni fa sarebbe scaduto il suo contratto. Quindi a quel punto, nella trattativa per il rinnovo, l'agente, l'entourage del giocatore aveva delle richieste molto elevate. Quindi l'Inter doveva scegliere o dargli una vagonata di soldi come ingaggio, quindi gli do subito tanti soldi, quelli che gli chiedevano, oppure gli do un po' meno, ma inserisco una clausola rescissoria che è quella che mi chiede il giocatore, perché la richiesta tendenzialmente arriva dal giocatore, che quindi sa che a quella cifra può liberarsi e in cambio accetta un ingaggio un po' inferiore. Quindi è un compromesso che si trova tra le parti. Poi Dumfries alla fine ha rinnovato, si è sistemato tutto e ha fatto questa stagione che è stata la miglior stagione di sempre dopo aver sistemato questa cosa del contratto, ed è diventato nei fatti, poi l'ho detto spesso, la vera terza punta dell'Inter di quest'anno, perché è stato nei numeri, ma anche nel modo di giocare, il terzo attaccante dell'Inter. Un giocatore che si può sempre sostituire, anche se un po' a malincuore dopo l'ottima annata che ha fatto, e forse qui mi assume anche un pochino più di senso il fatto che l'Inter si possa essere cautelata con Luis Enrique, per quanto sia un giocatore molto diverso da Dumfries. Però attenzione, perché senza contare gli assist, tra Dumfries ed eventualmente Çalhanoğlu, l'Inter andrebbe a perdere 20 gol dell'ultima stagione che abbiamo appena messo in archivio, oltre a perdere le loro caratteristiche e la loro importanza in questa squadra. Quindi arriviamo a parlare di Çalhanoğlu, su cui in queste ore ci sono state delle nuove indiscrezioni, soprattutto dalla Turchia, dove in Turchia continuano a dire che addirittura Çalhanoğlu avrebbe già incontrato Marotta per chiedere di abbassare le proprie richieste perché vuole andare al Galatasaray. In Italia questa cosa sembra un pochino più sfumata. Di sicuro la situazione, non so che ne pensate voi, ma va chiarita in un senso o nell'altro nel giro delle prossime ore, perché l'Inter, sempre secondo i giornali, in queste ore sta chiedendo 30 milioni di euro per vendere Çalhanoğlu. 30 milioni, questa sarebbe la cifra a cui vendere. È una situazione molto delicata perché chiaramente dopo soprattutto le parole di Lautaro, quelle di Marotta, eccetera, la situazione si è accesa ancora di più. Una situazione che però va ricucita, possibilmente, cosa non semplice, anche se c'è stata qualche voce di un contatto diretto tra Lautaro e Ciala che non so quanto abbia chiarito le cose. Altrimenti, se non la ricuci, bisogna andare a prendere un sostituto, e il sostituto di un giocatore come Çalhanoğlu non può essere un giocatore qualsiasi, deve essere un giocatore serio, forte, di spessore soprattutto. Io ieri sono stato, secondo me, forse non mi sono spiegato bene, sono stato frainteso in quello che dicevo, perché parlavo di Frendrup. Frendrup a me piace come giocatore, secondo me è un giocatore che nella batteria dei centrocampisti dell'Inter ci può stare, ma ci può stare in sostituzione di Aslani o in sostituzione di Frattesi, eventualmente, se proprio vuole andare via Frattesi. Al posto di Çalhanoğlu mi aspetto un colpo di spessore. Ederson è forse il sogno, come dicevamo,
che però non è del tutto impossibile in realtà, perché l'Inter intanto gli può raddoppiare l'ingaggio e forse anche qualcosa in più, visto che ha anche il decreto crescita. Può mettere sul piatto anche Aslani, che all'Atalanta piace, anche se forse Juric preferisce Ilic del Torino. Comunque, con delle difficoltà e non a cifre basse, però ci si può lavorare. L'altro nome è quello di Angelo Stiller dello Stoccarda, caratteristiche anche qua differenti, ma giocatore di spessore con grande potenziale. Adesso ho letto anche Fabrizio Romano e altri esperti di mercato che hanno parlato anche di Richard Rios del Palmeiras, che è uno dei talenti che più si sono messi in mostra nel mondiale per club. Ha una valutazione da una trentina di milioni circa, è un giocatore forte fisicamente, abbastanza forte fisicamente, può fare anche il centrocampista box to box, come si dice, può essere lavorato in più zone del centrocampo dell'Inter. Secondo me bisogna capire un po' il livello di ritmo, il salto poi in Europa. È un giocatore però che per me ha un potenziale anche da Premier League, non so a che livello della Premier League, ma ha un potenziale da Premier League. Il Palmeiras però ecco, oltre ad essere una squadra ricca, quindi che sta bene, è una squadra anche forte. Quindi la cosa che mi intriga è anche che è un giocatore che arriverebbe da un contesto in cui è stata allenata la mentalità vincente, per un giocatore che poi non è giovanissimo, perché credo abbia 25-26 anni, però ha ancora un potenziale da esplorare. Vediamo cosa succede comunque su questi nomi, mentre su Thuram si stanno diffondendo delle voci, ma da quello che so io l'Inter conta di poter ricucire la cosa e di non alimentare ulteriormente dei casi, con l'obiettivo di chiudere l'attacco con Thuram, Lautaro, Bonnì, Pio Esposito e un quinto attaccante trequartista da poter aggiungere al posto di Taremi. E poi la priorità chiaramente sarà la difesa, dove in queste ore c'è stato questo nuovo caso Pavard, che è stato alimentato da alcune foto in cui Pavard sta giocando a padel con degli amici, con Teo Hernandez anche, tra l'altro. E giustamente diversi tifosi mi hanno scritto, mi hanno fatto notare: ma se è infortunato perché Pavard gioca a padel? Ecco, è una domanda più che legittima, perché io non starei qui ad alimentare troppo questa cosa, non so che ne pensate voi, nel senso che una volta in vacanza un giocatore nei limiti del legale, del buon gusto, del buon senso può fare un po' quello che vuole, ecco. Però è chiaro che se in tanti mi dicono: ma Lautaro Martinez è stato inopportuno con il suo sfogo, quando in realtà secondo me stava lanciando un messaggio estremamente condivisibile dal punto di vista del contenuto, di sicuro non è più opportuno un Pavard che nel finale di stagione è sparito e ha saltato anche il mondiale. Quindi è una questione di opportunità, essere opportuni o meno, senza accenderci sopra un fuoco come stanno facendo i giornali e non solo, che non ne vedono l'ora, e cosa di cui l'Inter in questo momento ha tutt'altro che bisogno, secondo me. Però sono curioso di sapere anche un po' la vostra opinione, l'aspetto qui. Questo è un altro argomento che su passioneinter.club tra l'altro ha acceso molto le discussioni, quindi se volete dire la vostra io vi aspetto anche nella community del club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per sostenere il nostro progetto ed entrare a far parte di un gruppo con interisti veri da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci ascolta e ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.